Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Oggi voglio parlarvi di un argomento che sicuramente interesserà solo alle bikerine e zavorrine che ci seguono, ma che soprattutto viaggiano in moto. Ma prima di cominciare, sigla! Voglio farvi vedere nello specifico come organizzare al meglio il beauty per un viaggio in moto. In un beauty come questo, piccolino, ci sta tutto. Vi assicuro che se questo video fosse stato fatto anni fa, mi sarebbe stato molto d'aiuto. La prima volta che ho fatto il viaggio in moto con mio marito, non avevamo neanche la moto da viaggio, questa, la BMW. Avevamo una Naked e mi ricordo che abbiamo fatto un weekend in montagna, nulla di che. Però mi sono presentata con tipo un beauty grande così, che occupava tutto lo zaino, e avevo usato l'Ispac e non quello normale ma quello doppio, e avevo messo dentro il mondo, ma veramente il mondo, perché per me era tutto indispensabile. All'epoca mio marito non mi ha insultato così tanto perché eravamo insieme da pochi mesi, ma me ne aveva dette un po' di tutti i colori, perché lo zaino, che doveva essere per tutti e due, praticamente mezzo era occupato solo dal mio beauty e da 1000 altri vestitini, cazzate che avevo portato, pensando che comunque bisogna essere sempre al top con tutto quello che si ha a casa o che si fa nei viaggi in macchina, anche per un viaggio in moto. Vi assicuro che non è assolutamente così, chi viaggia lo sa già. Per chi ha le prime armi spero che questo video possa aiutare. La parola d'ordine per chi viaggia in moto, per una zavorrina, per chi viaggia in moto, è essenzialità, quindi portare esclusivamente l'essenziale. Ogni volta che state facendo un bagaglio, comunque che sia uno zaino o comunque una borsa da mettere all'interno di un bauletto, tutto quello che mettete all'interno, prima di metterlo nel bagaglio fatevi la domanda: mi serve davvero? È essenziale che lo porto? La prima risposta che vi capita nel cervello, che vi arriva subito al cervello, fidatevi, è quella corretta. Se una cosa può essere superflua, vi arriverà subito la risposta no. Quindi, perché il nostro cervello lo sa prima di noi, quindi non portatela. Siate essenziali, portate le cose che vi servono davvero. Meglio avere un cambio in più rispetto a una piastra o un fono. Vi dico questo perché io nel mio primo viaggio mi sono portata il mini fono, la piastra, avevo tutto e per me era tutto indispensabile, cosa che adesso invece mi rendo conto che assolutamente non è così. Partite dal presupposto che io quando sono in moto sono molto maschiaccia, cioè io parto con i vestiti da moto, quindi il vestiario da moto, che sono i pantaloni con le protezioni, la giacca con le protezioni, le scarpe con le protezioni, e mi porto dietro praticamente 2 magliette di cambio. Se ho freddo, una felpa, punto. Come vestiario finisce lì, e l'intimo, quindi sono molto easy, ecco. Però non rinuncio alla femminilità, quindi alla sera comunque se si scende per mangiare in albergo piuttosto fare una passeggiata, mi piace truccarmi come mi trucco a casa, a me piace anche truccarmi comunque quando sono in giro in moto. E quindi voglio farvi vedere nello specifico come organizzare al meglio il beauty. Ci sta tutto dentro qui e addirittura ci sarebbe lo spazio per mettere le 2 cose che servono per mio marito. Andiamo a vedere nello specifico come organizzo io il beauty. Poi se lo organizzate in un modo diverso o avete dei consigli da darmi, ben venga, anzi scrivetemi nei commenti, perché c'è sempre da imparare. Allora, partiamo dal beauty vuoto. Un beauty che può essere così o anche leggermente più piccolo, cioè quello che avete in casa. Sembra tantissima roba, e lo è in effetti, ma come spazio occupano veramente poco e quindi vedrete che ci sta tutto. Allora, come struccanti io mi porto le salviettine struccanti, di solito durante i viaggi riesco a trovare nei supermercati, in qualsiasi supermercato ci sono le salviettine proprio più piccole, pacchetti di salviettine struccanti della Nivea che sono la metà forse di questo e quindi ci stanno anche meglio nel beauty, però comunque se non le trovate
salviettine struccanti, o ci sono, se vi trovate meglio, flaconcini comunque grossi così da viaggio di acqua micellare piuttosto che di struccante liquido, e vi portate dietro i cotoni. Lì poi va come si trova uno meglio, ecco, come preferisce. Io mi porto sempre una palette piccolina di trucchi, di ombretti, perché comunque mi piacciono gli ombretti, mi piace usarli, e questa è di Douglas. È piccola, ci sono tutti i colori che piacciono a me, c'è già anche lo specchietto, quindi perfetta per quando sono in giro. Mi porto dietro sempre questo set della Rimmel, che fa da illuminante, contouring e anche come brush. Io praticamente il contouring lo uso anche come terra, quindi quando sono un po' più abbronzata me lo sparo un po' come se fosse la terra, altrimenti ho l'illuminante o il brush. La Nivea è uno spettacolo perché ha fatto una linea tutta di prodotti da viaggio, quindi tutte mini size, miniatura. Mi porto dietro questa, che è una crema della Nivea, che è perfetta appunto per i viaggi, perché è viso e corpo. È piccolina, idratante, mi serve sia per il viso che per il corpo. È ovvio che a casa ho una crema specifica per il viso giorno e notte e una crema corpo, comunque l'olio per il corpo. Quando si va in moto, essenzialità, quindi cremina che fa viso e corpo, piuttosto che non averla, meglio avere qualcosina. Dentifricio in miniatura, anche questo tutto si trova al supermercato, con questo spazzolino da viaggio che tra l'altro l'ho trovato all'Aldi, mi sembra, sì, è comodo, si chiude e via, e lo mettiamo nel beauty. Poi mini deodorante, sempre della Nivea, ottimo, io con questo mi trovo benissimo, sia perché non macchia, non lascia aloni e dura veramente un sacco, un buon profumo. Crema intima, sapone intimo, sempre della Nivea, anche questo l'ho acquistato al Gigante, comunque nel reparto profumeria, e comunque ci vuole da portare dietro. È vero che il sapone si trova sempre negli alberghi, ma è un sapone mani, quindi l'intimo secondo me poi io lo porto. Per me, quando penso è essenziale, sì, vedete voi. Poi questi sono flaconcini da 50 ml, io li ho trovati da Yves Rocher, ma ci sono anche da Bottega Verde, o comunque i set viaggio, e poi li riempite con il vostro bagno doccia preferito o shampoo. Io ho questo shampoo che è comunque per il colore, idem è il bagno doccia, che è questo qui sempre della Yves Rocher. Quando li finisco li riempo con quello che ho in casa, quindi mi tengo il flaconcino e li posso riempire già con quello che ho comunque a casa. Poi mi porto sempre dietro una mini spazzola, questa ormai ha un sacco di anni, l'ho presa forse da Acqua e Sapone all'epoca, ma comunque ci sono anche nei supermercati, anzi al supermercato mi sono accorta che ci sono delle spazzole fighissime, che sono quelle che si chiudono su se stesse, e quando si aprono che si muove qualcosa qua esce la spazzola, ma soprattutto c'è già lo specchietto incorporato, quindi nel caso magari più avanti prenderò anche una di quelle. Mi porto sempre dietro un mollettone perché vabbè, io mi lego i capelli, non riuscirei senza, e gli elastici per le trecce mentre vado in moto ce li ho sempre al polso, quindi comunque il mollettone è un qualcosa di più. Ho anche un mini profumino da borsetta, è proprio da viaggio, ecco, io me lo porto quando sono in moto, me lo sparo un pochettino addosso. Trucchi, io come trucchi porto l'essenziale, gli ombretti e l'illuminante, la terra l'avete vista. Poi mi porto questo correttore della Maybelline, che secondo me è uno spettacolo, facilissimo da usare, da applicare, è uno spettacolo perché mi fa sia da correttore, quindi mi schiarisce un po' magari le occhiaie o comunque le borse sotto gli occhi. Dopo una giornata intera di moto o comunque nei viaggi in moto io sono sempre stanca, quindi non so voi, ma io ne ho bisogno. Ma soprattutto me lo metto anche come base da ombretto. A volte non mi metto neanche l'ombretto, mi sparo questo sopra l'occhio, mi illumina diciamo un pochettino l'occhio, mi metto la riga nera e il mascara e vado con questo. Poi matita nera, io uso esclusivamente la matita nera sia per l'interno dell'occhio, ma a volte mi faccio anche come se fosse l'eyeliner, me lo faccio con la matita nera.
e uso questa della Bottega Verde, non si legge neanche più che è di Bottega Verde, ma vi assicuro che è di Bottega Verde. E ovviamente mi porto dietro, quando sono in viaggio in moto, la matita nera che ho più piccolina possibile, in modo tale da occupare meno spazio. Mascara, questo, ma quello che volete. Ci sono addirittura le mini size, so che ci sono da viaggio, l'avevo usato per un viaggio in Francia, mi sembra, l'avevo comprato. E per ultimo il fondotinta. Secondo me questo si chiama Miracle Touch e hanno veramente azzeccato il nome, perché è un fondotinta perfetto. È anche con acido ialuronico e ciò non guasta, e ha anche una protezione 30, protezione solare 30. Quindi per chi come me magari non vuole macchie solari o non vuole scottarsi il viso, è spettacolare. Ci sono 3 tipi di colori, mi sembra. Io ho preso il bronze 080, anche questo l'ho ordinato su Amazon intorno ai 13 euro, mi sembra, della Max Factor. Mi trovo benissimo, piccolino, compatto, lo mettiamo nel beauty. Qui c'è tutto lo spazio in alto ancora per poterci mettere le 2 cose che poi serviranno a mio marito, ma vabbè, poi lui farà il suo beauty. Questo è. Con poco spazio sono riuscita veramente a portare tutto e di più, perché abbiamo trucchi che comunque, cioè, ci si può truccare tranquillamente anche per una serata quando si è a casa. Ecco, l'unica cosa, io non sono da rossetti, quindi non ho messo dentro neanche un rossetto, ma ci starebbe comunque per chi usa il rossetto. Che dire? Spero che questo video possa essere utile appunto a tutte le zavorrine o bikerine che viaggiano, soprattutto a chi è ai primi viaggi, chi deve affrontare un primo viaggio. Secondo me è indispensabile, perché si fa un'idea delle dimensioni di un beauty, di quante cose può portare o non può portare. E se avete dei consigli da darmi o comunque anche sui trucchi, scrivetemi nei commenti, perché mi fa veramente piacere. Ho fatto un altro video in casa purtroppo, perché non possiamo usare la moto, perché siamo in Lombardia e la Lombardia è in zona rossa ormai da sempre. Quindi speriamo di tornare presto in sella e di vederci in giro. Al prossimo video. Se non vi siete iscritti ancora al canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche e lasciateci anche un like se magari vi è piaciuto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!